Mi chiamo Gabriele Levi, sono nato 52 anni fa a Buenos Aires, in Argentina. Mia mamma è italiana, di Alessandria, e mio padre è egiziano, di Alessandria d'Egitto. Mi sono sposato e poi separato con una rumena. Mi sono laureato in ingegneria in Israele e ho girato per lavoro in più di 30 paesi. Di mestiere faccio l'artista e l'ingegnere. Ho pubblicato 4 libri, ho insegnato all'università, al Politecnico, alla Bocconi, ho insegnato in Olanda, in Canada, in Russia, in Turchia 6 mesi. Sono stato in Israele, ho vissuto in un kibbutz, sono stato agricoltore, pescatore, sono stato pilota di carro armato, che altro? Ho fatto il consulente industriale. Mi sono occupato di informatica, ho scritto dei libri di informatica. E l'arte è iniziata circa 20 anni fa, quando io passavo 8-10 ore al giorno nelle riunioni dei consigli di gestione delle aziende medie e grandi, dove sentivo i manager sparare delle cazzate stratosferiche e non occuparsi delle cose importanti. Sì che tornavo a casa talmente arrabbiato con queste parole al vento che mi mettevo a lavorare l'argilla e facevo delle lettere ebraiche. E piano piano dall'argilla sono passato a altri materiali e poi queste lettere sono piaciute, nel senso che ne ho diffuse tante. E poi ho continuato facendo dei collage di vario tipo, di fotografie, piuttosto che non queste città spaziali che in questa edizione di Paratissima sono piaciute moltissimo. Allora, sapete una cosa? Nel corso degli anni, dei millenni, nessuno ha mai potuto dimostrare l'esistenza di Dio. Nel senso che si dice che la probabilità che esista o meno Dio è del 50% e che non esista è dell'altro 50%. Invece hanno scoperto che è molto probabile che ci siano delle intelligenze e delle civiltà su altri pianeti, perché ci sono un sacco di pianeti e molti di essi hanno le condizioni perché ci siano delle civiltà, o ci siano state, o si svilupperanno in futuro. Allora io mi sono immaginato le civiltà dello spazio, come possono essere le loro città. E così ho cominciato, attraverso l'uso di schede, microprocessori e prodotti elettronici e una vernice fosforescente, a fare queste composizioni di città che si vedono di giorno e di notte. Tutta roba elettronica che c'è dentro i televisori. Sai quei televisori che trovi, o le lavatrici, o i computer che trovi nella spazzatura? Io le apro, ci tolgo le schede e me le metto qua. Le mie opere spesso hanno una parte nascosta, quindi che per vedere la quale bisogna girare l'opera. Per esempio questa qua. E da una parte è così e dall'altra è così. E quindi tu la stessa opera la puoi sfruttare e cambiarla, per cui se ne prendi 2 di pezzi hai 4 combinazioni diverse. Le lettere ebraiche sono una cosa molto importante perché sono una porta di passaggio verso un'altra dimensione. Esse sono la base della Kabbalah, la mistica ebraica. È basata sulle lettere ebraiche. Vedete, ogni lettera ebraica ha un valore numerico. Per esempio la Aleph, che è questa qua, vale 1, è la prima lettera dell'alfabeto. La Bet, che è un'altra, vale 2 e rappresenta la benedizione, la pluralità, la dualità. La Gimel rappresenta la beneficenza, vale 3. Allora se ogni lettera ha un valore numerico, prendendo una parola intera, si può fare la somma del valore di ogni lettera e così si ottiene un numero. C'è poi un libro da qualche parte nel quale si vede tutte le parole la cui somma vale quel numero. Per esempio 328. È curioso che spesso le parole tra di loro hanno un collegamento. La parola ebreo, in ebraico, si dice ivri e deriva dalla radice del verbo passare. L'ebreo è colui che passa e anche la lettera è una porta per passare da una dimensione a un'altra.